Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'EDH con un occhio al budget, come sempre coadiuvati dal canale YouTube Dungeons Learner's Guide, per una nuova build che prova ad affrontare il formato multiplayer con un investimento contenuto. Abbandoniamo per un momento l'irruenza del rosso e delle combat per qualcosa di più subdolo e infido in compagnia di un colore, il blu, da sempre foriero di strumenti di controllo, oltre che di staple dal costo spropositato e che qui, nonostante non cambi le sue finalità, si mostra a noi con un volto differente. Forse il merito di questa leggendaria proveniente dal passato remoto del formato, che all'apparenza sembra proporci un'abilità praticamente inutile, ma se avrete la pazienza di seguirci vi accorgerete di quanto possa essere potente questo mago umano. Questa volta vi parleremo di Blind Seer. Siamo al cospetto di una carta proveniente direttamente dalla Set Invasion, a eoni di distanza dalle leggendarie moderne, piene di abilità e effetti, che fanno sulle prime sfigurare questa creatura, che nasconde sotto sotto un potenziale notevole se ben sfruttato, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici e 2 blu, abbiamo un mago umano con forza 3, costituzione 3 e un'unica abilità, molto strana, almeno rispetto agli standard attuali. La sua abilità recita: paga un mana generico 1 blu, una magia o un permanente bersaglio diventa del colore a tua scelta fino alla fine del turno. Sulle prime quello che offre questo generale appare insignificante e pur dispendioso in tempo e risorse, quindi la domanda sorge spontanea: perché utilizzare una carta simile nella zona di comando? In realtà un motivo c'è ed è anche piuttosto rilevante, soprattutto per via del wording che estende il cambio di colore, non solo ai permanenti ma anche alle magie, con un effetto che a ben guardare si sposa con una pletora di carte che nel blu è sì in grado di interagire ma è limitato a un singolo o pochi colori. Se ci soffermiamo su questo aspetto, ora appare tutto più chiaro, e quel che potrebbe al massimo finire in qualche side di un archetipo tradizionale, qui diventa fulcro portante di un'interazione globale a tutto il party, aprendoci le porte, con questo Blind Seer, a un mazzo di puro controllo, anche con un budget veramente esiguo. L'abilità di cambiare colore a una magia o a un permanente da parte del nostro Blind Seer appare tutt'altro che scontata, quando immaginiamo di affiancare la sua abilità con le innumerevoli interazioni che vengono azzoppate per la limitazione a un singolo colore. Pensiamo a magie apparentemente poco utili in un formato multiplayer come Fledge Freeze e Atal Gash e ci rendiamo conto di quanto possa essere efficace l'interazione, se avremo in campo il generale, che potrà cambiare il colore di una determinata magia rendendola bersagliabile in ogni situazione. Certo, l'effetto del comandante necessita di un po' di mana per funzionare, ma anche con il supporto di carte come Tuglace potremo convertire nel colore che vogliamo una carta fastidiosa, rendendola appetibile alle nostre magie. Tutte queste interazioni, principalmente basate su istantanee e stregonerie, ben si incastrano con i molti produttori di token, Tataldaran, Sky Summoner e Metallurgic Summonings, presenti nel nostro Color Pie, dandoci modo di rendere ancora più efficace il nostro piano control, portandolo su un altro livello. C'è però una carta che ci potrebbe veramente far svoltare la partita, Willbreaker, che si trasformerà in uno stile effect costante, banalmente con l'attivazione del nostro generale che bersaglierà quello che vogliamo dalla nostra parte del tavolo, in barba all'azione del proprietario di turno. Tutti questi strumenti ci porteranno ad essere il nemico principale del party, ma grazie a tech come Veilstone Amulet potremo proteggere il generale e il resto delle nostre creature semplicemente utilizzando il porco magie, che sarà chiaramente numeroso viste le finalità di questo pazzo archetipo. Una strategia sicuramente unica nel suo genere, segno che nonostante i limiti di budget, anche una leggendaria del passato come Blind Seer può dire la sua tra i tavoli del formato, con una capacità di interazione invidiabile, come solo il blu è in grado di fare. Manipolare i colori dei permanenti e delle magie dei nemici non sarà un grosso problema per Blind Seer, ma non è neppure così fondamentale per la buona riuscita del nostro gameplay, a ben guardare il resto del 99. Certo, abbiamo un piano di backup offerto da alcune carte come Indigo Fire e Cerulean Wisp, che possono rendere efficaci carte altrimenti non utili nel momento specifico, perché limitate a un colore magari anche non presente nella partita in corso. Questa combinazione di effetti ha però il problema di costare un bel po' di mana in più rispetto a una magia diretta, però grazie a qualche effetto di ramp come The Risk Artist e Sol Ring, affiancati a una staple del blu, High Tide, ci possono dare un boost non indifferente per fare girare comunque tutto al meglio. Nonostante abbiamo un occhio al budget, non ci faremo mancare le solite tech presenti nel blu per contrastare gli avversari, a partire da elementi di tap, come un Main Shaman e Liblis for Frost, adatti anche come strumenti politici nel caso cercassimo alleati da proteggere con questi trucchetti. Analogamente con gli effetti di bounce come King Crab, Tau Spot Tyrant e Escape Routers, ci assicureremo un'azione tempo molto potente, soprattutto per la nostra necessità di controllare le minacce, prendendo il tempo necessario per costruire le nostre strategie. Questo comparto viene rinforzato dalle magie come Ethergast, Blink of an Eye, Consign of Dream, Ethelwell e Into the Roil, così da avere la certezza che gli avversari non riusciranno facilmente a sviluppare board pericolosi o minacce al nostro gameplay.
Come se non bastasse con Aether-Iz e Aether-Splout, potremo spazzare via le creature che proveranno ad attaccarci, visto che spesso saremo una minaccia consistente per gli avversari. È bene avere qualche risoluzione globale di riserva tra le 99. Anche con le removal non scherziamo, con Dismiss into Dream, Pongify, Rabid Hybridization e Reality Shift, soprattutto se ci troviamo a dover affrontare carte specifiche problematiche, che altrimenti non saremo in grado di risolvere con le solite interazioni. Parlando di interazioni, veniamo a quelle che, in combinazione con il generale, saranno perfette per qualsiasi minaccia, con Blue Elemental Blast, Flash Flood e Hydroblast, che potranno praticamente colpire tutto, se lo convertiremo del colore giusto per le loro limitazioni. Veniamo al cuore del nostro mazzo, allo strumento principe per controllare le giocate del nemico, i counter, che già troviamo in alcuni permanenti, Cerulean Drake, Dose e Tidal Control, che diventeranno estremamente versatili con il supporto del comandante in campo. Anche con le magie con Arcane Denial, Counter Spell, Gainsay, Jace Defeat, Negate e Wind, cercheremo di tenere testa alle minacce più problematiche, cercando di dosare le forze al meglio, con un uso ponderato delle carte a disposizione. Infine ci permettiamo persino il lusso di un tutore, Solve the Equation, per soddisfare un'esigenza specifica del momento, o quella risposta perfetta per mandare i fumi piani del nemico, prima che possa precludersi la vittoria. Finora avete visto il potenziale di interdizione che Blind Seer e un comparto di interazioni di prim'ordine ci potrà garantire per le nostre partite, però non vi abbiamo ancora illustrato come intendiamo vincere, visto che al momento ci siamo solo limitati a rispondere al party. Per un mazzo control c'è sempre il cruccio di avere qualche chiusura, ma qui, in virtù anche dei board lasciati vuoti dalle nostre interazioni, potremo avvalerci di un numero corposo di generatori di token, Dielec Fractal Theorist, Docent of Perfection, Master of Wave, Murmonic Mystic, Puppet Teacher con la sua trasformazione in Puppet Factory e Shark Typhoon. Le nostre magie si trasformeranno facilmente con loro in bittanti, che presto o tardi avranno modo di colpire gli avversari, permettendoci di sostenere anche l'azione aggro di qualche avversario sfuggito alle nostre risposte, con l'aggiunta di Juke Winter per un ulteriore effetto di tap che sarà molto redditizio per la nostra azione di insospettabili attaccanti. Con le sole magie per interagire con i nostri avversari potremo rischiare di non produrre abbastanza pedine, ma niente paura, abbiamo dalla nostra un altro strumento perfetto per lo scopo, i cantrip, con Brainstorm, Consider, Draw from Dreams, Impulse, Opt, Ponder e Preordain, utili anche a scolpirci la mano in cerca di risposte specifiche. Altro tema caro a questo color pie è di certo la manipolazione della pila, ad esempio con Frantic Search, ma soprattutto il card advantage, ben rappresentato da alcune carte come Archmage Emeritus e Trial of Evidence con i suoi indizi, che ci possono offrire buone sinergie con il resto del mazzo e nuovi mezzi con cui ribattere agli opponenti. Inoltre con Blue Sun Zenith, Dig Through Time, Fact of Fiction, Think Twice e Treasure Cruise possiamo ottenere il massimo, anche sfruttando il nostro cimitero ricolmo di carte ormai sfruttate, così da avere una buona consistenza necessaria per una build come quella ipotizzata in questo primer. Ci siamo posti un obiettivo ardito con questo Blind Seer, costruire una build in grado di controllare il party senza sfruttare carte troppo costose, ma se vi piace l'idea dietro questo strano generale e vogliamo potenziarne la resa, gli spazi di manovra per qualche upgrade saranno sicuramente molti. Se vogliamo puntare a un backup più solido del nostro generale, Willing of Rollrat è una carta adatta ai nostri scopi, purtroppo è antica e non è mai stata ristampata, quindi per accedere al suo effetto di buyback l'esborso economico è piuttosto sostenuto. Altra alternativa, seppure costosa per dare un colore a tutti i permanenti, annoveriamo Painter Servant, carta molto utilizzata sul fronte delle combo, ma che qui rivestirebbe un ruolo lead enable di molte delle nostre carte legate a un colore specifico, a tutto vantaggio del mana da spendere per le nostre tech. Per un effetto control ancora più marcato, Hullbreaker Horror potrebbe essere una valida scelta, soprattutto perché unisce più abilità in un'unica carta, sinergizzando al meglio con la pletora di magie, soprattutto istantanee, presenti al momento tra le 99. Come upgrade per l'abilità del nostro generale, riducendone il costo, Training Ground ha un valido impiego, per rendere ancora più efficace con meno mana il cambio di colore concesso al nostro mago umano, a tutto vantaggio delle magie a disposizione. Infine, a protezione del nostro piano, anche se richiede un bilanciamento considerevole sul fronte dei counter a disposizione, l'Air Disciple of the Drowned potrebbe risultare un'ottima scelta per proteggere le nostre giocate spegnendo di fatto questo tipo di interazioni a tutto il party. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer, che si è concentrato su questo Blind Seer, una leggendaria proveniente dal passato con un'abilità apparentemente poco funzionale e che invece offre, con un budget limitato, a proporre un gameplay davvero control deck, permettendovi di entrare nel mondo delle DH senza grossi investimenti. Ringraziamo Dungeons Landers Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti, certi di fare cosa gradita ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.